Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally, la macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Il modello in scalona 8, l'edizione Centauria, l'uscita era il numero 85 delle 110 previste per il completamento di questa collezione. Prima di tutto, doverosamente e volutamente saluto tutti voi iscritti e le persone che mi visualizzano. Se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Allora, vi chiederei di seguirmi dall'inizio alla fine, non perché così il video viene visualizzato nella sua interezza, ma proprio perché ci sono cose che devo dirvi e che sono sbagliate in questi adesivi. Infatti non si può vedere come sono attaccati assolutamente. E io vi dirò quello che andrò a fare, anche se adesso vi spiegherò soltanto la teoria, perché poi praticamente gli adesivi li vedrete poi attaccati in maniera corretta successivamente a questo video, perché ci vorrebbe veramente troppo tempo per me. E da ieri che ci sto ragionando sopra, faccio il taglio all'adesivo, non faccio il taglio all'adesivo, sono andato a vedermi diversi siti, diverse immagini. Mi raccomando, non fanno testo le immagini dei modellini, dovrete vedere le immagini delle auto vere, reali, dove però anche in certe auto reali ho visto che c'era il bianco anche sotto la lettera R. Però è impossibile procedere ad attaccare questo adesivo in maniera corretta, e quando parlo della maniera corretta mi riferisco a questo. Quando voi andate a mettere l'adesivo attaccato, in questo caso questo qui, non avete la stessa distanza tra la banda bianca, questa, e la linea superiore dell'adesivo. Sicuramente è sbagliato, così come anche da questa parte non si poteva vedere perché era storto. L'errore qual è stato? L'errore è stato, secondo me, in questo taglio qua. Questo taglio andava molto più accentuato, andando a tagliare un po' la lettera R, così come potrete vedere la macchina di Sandro Munari e Silvio Maiga nel link che vi metterò in descrizione. Sono immagini, ma se le ingrandite vedrete che è così. E facendo questo voi avrete la perpendicolarità perfetta tra qua e questo bordo e la linea perfetta con la stessa distanza tra il bordino bianco, dove poi inizia la vernice rossa, e tutta la linea dell'adesivo. Ed è questa la maniera corretta di poter attaccare questo adesivo. Dove che hanno anche secondo me sbagliato? Nello spessore dell'adesivo. Andava molto più sottile, sicuramente sarebbe stato più difficile da manipolare, ma certamente l'adesivo non avrebbe avuto quello che io ahimè temo, che con il tempo, visto lo spessore, qua abbiamo una piccola curvatura che dovremmo far fare all'adesivo, tenderà a sollevarsi. È ovvio, perché con l'escursione termica, questo è metallo, quando farà più caldo, essendo questo adesivo, non c'è bisogno che vi spieghi altro, tenderà comunque a sollevarsi. Allora, prima di tutto ricordatevi, non andate mai a attaccare gli adesivi senza aver pulito prima
con del sapone neutro o comunque del Nelsen o dello Svelto. Pulite la superficie bene, perché tenete presente che quella pellicola infinitesimale di cera non è lamiera, non è vernice, è cera, quindi il vostro adesivo tenderà a staccarsi più velocemente così, e sicuramente non vi rimarrà attaccato soprattutto nel perimetro. Quindi mi raccomando, pulite bene tutto. Adesso io vi faccio vedere una cosa. Questo voi ovviamente fatelo prima. Asciugate perfettamente bene. Io adesso ripeto, sto facendo soltanto questo per farvi vedere a voi cosa dovete fare. Io ovviamente poi andrò a pulirlo ancora meglio, ma per non fare i video troppo lunghi io ho soltanto fatto appunto vedere quello che vi conviene fare per levare la cera protettiva. Ecco qua, ho dovuto mettere nelle parti abbastanza alte quello che ho appena tolto, perché arriva il mio gatto tigrato Michelangelo, un gatto europeo arancione che ha 3 anni, l'ha fatti adesso lo scorso mese ad agosto, adesso siamo a settembre 2023 e mi distrugge tutto quello che trova. Allora guardate, attenzione, io sono andato a riprodurmi, in questo caso a me serve questa scritta qui, una di queste due, no? Quindi sono andato a riprodurmi la stessa identica matrice di questo pezzo. Sono andato prima di tutto, scusatemi, sono andato a prendere uno stuzzicadente, chiedo scusa, un bastoncino per il gelato, il ghiacciolo, perché mi sono trovato la giusta misura, non perché mi servisse proprio questo, perché nelle foto andrete a vedere che la parte bianca iniziale qui, da questa parte, cade perfettamente perpendicolare alla chiusura della porta esterna. La vedrete anche nella foto che poi vi metterò la scritta in descrizione, il link non so se sono capace di metterlo, ma vi metterò la scritta, e quindi questa è la parte lato della partenza, non vi potete sbagliare, e guarda caso era proprio la larghezza di questo, che vi dico anche quanto misura qualora non lo trovaste. Questo è 9,3 mm, 9 mm va anche bene, quindi tagliate un pezzo di nastro perfetto a 9 mm, lo fate partire da qui e lo tenete giù perfettamente. Fatto questo, questa misura come me la sono presa? Me la sono presa sempre con questo, perché io devo considerare che la parte sotto, questa dell'adesivo, fate finta che questo è l'adesivo, deve andare a prendere parte della riga bianca. Ok? Mi raccomando, deve salire un po' sulla riga bianca, non tenetelo a filo della riga bianca, altrimenti poi rischiate che si veda sotto il rosso. Fatelo salire pochissimo, neanche 1 millimetro, pochissimo, e quindi viene da sé. Vedete? Lo mettete così. Questa è la misura. Quando vedete che siete un po' più giù della riga bianca, vi mettete un pezzo di nastro e poi lo mettete lungo, semplicemente avendo questo riferimento qui. Lo spazio che avete qui dovete averlo anche qui. Io poi chiaramente controllerò tutto bene, per esempio qua in realtà è appena un po' più largo, ma è questo che ci interessa a noi
perché qui non dobbiamo neanche arrivarci. Avete visto? Poi prendo questo, che è il primo foglio che ho fatto e che vi ho fatto vedere adesso, lo posiziono così, me lo blocco con del nastro perfettamente a filo del bordo nastro qui a esterno e qui superiore. Una volta fatto questo, io adesso faccio l'operazione in maniera così un po' approssimativa perché non devo metterlo adesso, ve l'ho spiegato già prima, però il procedimento è questo. Con l'unghia o con uno stuzzicadenti leggermente vado a segnare la carta. E attenzione che questo taglio che dovrete fare non è diritto, ma ha una curvatura. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ok? Bene, io ho preso questo. Prima di fare questo mi sono ricavato due pezzi così. Quindi all'inizio vi fate due pezzi così identici e poi guardate qui. Dovrei avere un altro foglio, vediamo se... perché io mi preparo le cose, credo, e poi alla fine non le trovo più. Vediamo dove l'ho messo. Ero sicuro di averlo preso, ma dov'è sicuro? È morto insieme a certo. Bene, metto pausa un attimo e vado a cercarlo perché non lo trovo. E infatti eccolo qui, mi ha distratto questo, ho visto due pezzi, pensavo di averli, invece questo era lo scarto, via. Guardate. Questo è quello che avevo segnato prima, con il pezzo identico a questo, lo sono andato a posizionare sopra, e guardate un po', qua è a filo, guardate quello che manca, quello che ho appena segnato, avete visto? Con questo, una volta che avete la matrice, prendete la scritta ROM, la fissate perfettamente a filo sopra e qui, mettendo del nastro carta qui e mettendo del nastro carta qui. Ok? E guardate, quello che dovete tagliare è questo. Una volta che tagliate questo, dove andrete a togliere un po' della lettera R, e vi garantisco che è corretto così, quando andrete a posizionare questo sopra, guardate che spettacolo. Questo è così. Adesso chiaramente questo non è un adesivo, quindi se si muove tutto, ma vedete qua sormonta perfettamente. Ecco, sormonta perfettamente la linea bianca e va bene, e a filo qui e a filo sopra, qui a filo, e qui andiamo semplicemente a tirarlo giù e lo lasciamo a filo guarnizione nera, così. E non vi potete sbagliare, adesso abbiate pazienza, tocco di qua, si sposta tutto perché qua scivola, ma vi garantisco che la misura corretta è questa qui. Ecco. Consiglio di farlo? Assolutamente no, se non siete in grado di poterlo fare, assolutamente no. Tenete anche presente che avete una possibilità di errore, perché vi è dato in più uno di questi, però vedete voi ragazzi, dovete vedere voi quello che volete fare. Io farò così perché è così che è corretto, però dovete decidere voi. L'importante è fare tutte le prove possibili considerando quello che vi ho detto. Ricordatevi, questa parte qui deve arrivare a filo della portiera esterna, questa. Così è nella macchina reale. E vedrete che
la distanza che avrete tra il bordo bianco e questo, e da questa parte questa, sarà perfetta e non come magari se l'avete messa come vi hanno detto loro, purtroppo non sarà corretta. Neanche di qua sarà bruttissima. Non va lasciato soltanto uno spazio di 1 millimetro o 2. Nei modellini vedete che addirittura la parte bianca arriva fino a qui, non è corretto. La macchina reale, se andate a vederla, è molto più larga questa banda di quella che ci fanno vedere loro sulle istruzioni. Ecco, questa è una modifica secondo me importante da fare se non vogliamo andare a vedere poi questa linea che è storta, dove qua avrete più spazio e qua meno, e questa linea sopra la stessa cosa, non sarà diritta. Questa, quando la guardate dal davanti, guardate, questo sarà il filo poi della vostra scritta ed è perfetta. Però lo ripeto ancora una volta e più volte, fatelo solo se volete farlo. Non è indispensabile. Se avete attaccato già il vostro adesivo e siete contenti così, il modellino è bellissimo così. È solo una particolarità che io ho voluto farvi notare, ma non è indispensabile intervenire. Mi raccomando, ragazzi. Allora, adesso procediamo al montaggio della portiera sinistra, nonché delle sue chiusure, chiedo scusa, fatemi leggere un po', serrature, le serrature. Ecco qui, sia della sinistra che della porta destra. Comunque il montaggio è molto semplice. Qui abbiamo questi qui, sono i ganci che poi terranno ferme le serrature, si mettono poi all'interno qui. Quindi andiamo già a staccarne due, semplicemente così. Ecco. Poi dobbiamo metterle qua dentro. Questa è la destra, R, quindi la scartiamo momentaneamente perché la metteremo di là, e prendo la sinistra. Eccola qui, L. Il pezzo dovrà poi inserirsi qui. Facciamo una prova. Perfetto. Per toglierlo non lo prendete con l'unghia solo da un lato, ma da tutte e due i capi così, e lo facciamo uscire. Ecco. Bene. Ovviamente la parte con il foro è quella dove si andrà a inserire poi questo perno con la molla, quindi inseriamo dentro semplicemente così. Ecco qui. Chiudiamo la portiera. Attenzione allo specchietto. E andiamo a mettere questo. Perfetto. Guardate che il perno sia libero e che questo entri nella parte più stretta, perché se sbagliate a inserirlo e lo mettete nella parte più larga, è vero che ne avete altri due di ricambio, ma questo vi si spacca, vi si rompe. Bene, proviamo a vedere. Che spettacolo, ragazzi, bellissima. Facciamo la stessa cosa di qua.
Perfetto. All'interno troviamo anche questo, che è il supporto della portiera. Sono le stesse cose che abbiamo trovato nell'altro supporto, con la differenza che qui abbiamo le serrature più il fermo delle serrature. All'interno troviamo due serie di viti AM ed SM, tutte e due da avvitare nel metallo. Queste più piccole sono da avvitare qui. Sono andato già, chiedo scusa, qui mi sono già andato a creare i filetti. Queste bloccano le cerniere della portiera, mentre qui ci vanno le AM e si attaccano al telaio. Ricordatevi quanto vi avevo detto, controllate sempre la settimana dopo che vi escono i numeri nuovi delle collezioni, le viti che avete serrato, perché si assestano, quindi controllate bene. Una cosa anche importante da fare: molti lamentano il fatto che la portiera cade giù. Quando montate, adesso vi faccio vedere questo pezzo qua, vado ad avvitarlo subito così mi spiego meglio. Forza ragazzi, iscrivetevi al canale che sto arrivando a un nuovo obiettivo dei 5.000 iscritti, ma ci mancano ancora più di 200 iscritti e non sono pochi. Seguitemi anche per il montaggio della Ferrari 330 P4 e della Audi 4. Sto attendendo il primo invio, sono partito come abbonamento dal numero 3, quindi dovrebbe arrivarmi il numero 3 e il numero 4. Vedremo. Ecco, dovete fare questo lavoro qui. Se vedete che si muovono le cerniere internamente, dovete svitare di nuovo il pannello e andare a stringere nuovamente le viti all'interno. Ok? Adesso montiamo questo e il montaggio è terminato. Che bello questo modello, quanto mi piace. Perfetto, proviamo. Ok, ho visto una cosa ma invece va benissimo così. I vetri chiudono in maniera perfetta. La portiera anche è a filo, quindi va benissimo.
si riesce anche ad aprire. Poi qui conviene prendere, ricordatevi quello che vi ho detto, qua superiormente abbiamo uno scivolo. Quando aprirete la porta, guardate, premete leggermente verso il basso, questo scende e poi aprite, altrimenti rovinate questo pezzo sopra. Ok? Che bella! Ecco qui. Io spero di avervi spiegato in maniera esaustiva quello che sarebbe da fare, ma non è obbligatorio. Se avete già attaccato, come sicuramente avrete fatto, l'adesivo già sopra, va bene così, lasciatelo lì. Io allora vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a tutti ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Credo di avervi detto tutto. Sì. Ecco, vedete cosa intendevo? Guardate questa scritta qui. Qui è più larga, qui è più stretta. Ma non so. Io studierò ancora qualcosa, voi fate, ripeto, fate quello che volete perché il modello è vostro, ognuno del proprio modello fa quello che si vuole. Scusatemi se torno in argomento, ma ci tengo a spiegarvi che io sono andato a vedere appunto diverse immagini e quello che mi ha portato un po' a capire che era sbagliato questo adesivo è proprio la distanza tra questi due punti e qui, che era tutta storta, a me non piaceva. Ecco perché. Poi quando ho visto su quella immagine, che potrete andare a vedere anche voi, che metterò poi l'indirizzo sopra, la R qui è tagliata. Tutto qui. Ciao a tutti ragazzi, grazie del vostro tempo. Forse non vi avevo fatto vedere questo, o forse sì. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre di seguirmi, mi raccomando, se volete darmi un'ulteriore mano, condividete i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente nel suo piccolo ma grande gesto mi aiuterà a crescere un po' più di quanto oggi sia in realtà il canale. Ciao a tutti!